Ciao amici di Lilly, bentornati nel nostro angolo dedicato ai felini. Oggi voglio parlarvi di un gatto davvero speciale, che non lascia mai indifferenti chi lo incontra, il gatto Turco Van. Caratteristica tipica del Turco Van è il mantello bianco con macchie rosse. Esistono anche dei gatti che sanno nuotare? Da non crederci. A differenza dei suoi simili, il Turco Van si bagna volentieri e gli piace fare qualche tuffo nell'acqua fresca. Questa razza felina viene spesso confusa con il gatto d'Angora turco, ma osservando attentamente si notano subito le differenze tra le due razze. Aspetto, quanto può diventare grande un Turco Van? A prima vista il Turco Van viene spesso confuso con il gatto d'Angora turco. Pur essendo entrambe originarie della Turchia, le due razze feline si differenziano notevolmente. Il Turco Van è un gatto di taglia media e corporatura robusta, con torace ampio, testa cuneiforme e pelo semilungo. L'altezza al garrese va dai 35 ai 40 cm. Particolarità mantello: setoso in estate, caldo in inverno. Durante l'estate il mantello di questo micio è setoso e pro di sottopelo. In inverno, invece, è denso e soffice. La coda folta, i ciuffi di pelo sulle zampe posteriori e la notevole gorgiera sono tipici di questa razza. È interessante notare che il pelo sul ventre è più lungo di quello sul dorso. Mentre molte altre razze feline presentano fino a 3 diversi tipi di pelo contemporaneamente, il mantello del gatto Turco Van è completamente adattato alle temperature estreme del suo paese d'origine. Presenta un solo tipo di pelo per ogni stagione. A causa delle condizioni climatiche estreme del suo paese d'origine, il suo pelo è denso e riscaldante in inverno e sottile e piumoso in estate, simile al cashmere o alla pelliccia del coniglio. Amante dell'acqua. Particolarità: il mantello del Turco Van è idrorepellente e gli permette di fare qualche nuotata nell'acqua fresca. Per questo motivo, questo pelosetto è noto anche come gatto nuotatore. Come spesso accade nei gatti grandi e forti, il Turco Van ha uno sviluppo tardivo. Spesso sono necessari 4 anni prima che raggiunga le dimensioni definitive. Sovente la gorgiera tipica della razza non si sviluppa prima del 6° anno di vita. Il disegno del mantello del Turco Van. Il Turco Van ha un mantello prevalentemente bianco. Qualche traccia di colore è consentita solo nella zona della testa e sulla coda. Le parti colorate non devono comunque superare il 20% del mantello. Il suo disegno unico, con 2 aree colorate separate nella zona delle orecchie e della coda, è uno dei tratti distintivi di questa razza felina. In molte associazioni di allevamento tradizionali, oltre al colore di base bianco gesso, sono ammesse solo macchie rosse o crema. Alcune associazioni ammettono anche il nero e il blu, spesso con motivi tabbi. Il marrone cioccolato o il point non sono ammessi. Sebbene alcuni point più piccoli siano spesso bonariamente trascurati, secondo lo standard di razza l'aspetto di questo micio non deve assomigliare a quello di un gatto bicolore. Turco Van bianco puro, una razza a sé stante? Esistono anche esemplari di Turco Van col mantello bianco puro o crema senza macchie. In Turchia sono considerati una razza a sé stante. In Europa le associazioni di allevamento li classificano come Turco Van color crema. Il consiglio direttivo della Cat Fancy, una delle più antiche organizzazioni europee di club felini, dal 2005 utilizza per il Turco Van senza macchie la denominazione Van Kedisi. Gli occhi del Turco Van sono azzurri o ambra chiaro, ma sono ammessi anche occhi impari. Alcuni gatti appartenenti a questa razza hanno infatti un occhio azzurro e uno ambra chiaro. Carattere del Turco Van: affettuoso e giocherellone. Questo amichevole micio turco è intelligente e capace di apprendere. Mantiene il suo carattere giocoso anche in età avanzata, soprattutto quando ha la possibilità di giocare in acqua. Quando vive libero di andare all'aperto, questo pelosetto tende a pescare negli annaffiatoi o negli stagni. Anche in casa ama giocare nell'acqua fresca. Non si ferma neanche davanti ai vasi di fiori o alle toilette. Se della tua famiglia fa parte anche Turco Van, dovresti tenere acquari e gabinetti sempre ben chiusi. Un gatto orientato alle persone? Il Turco Van ha una grande passione per la caccia. Questo vivace tigrotto domestico ama scatenarsi, soprattutto quando ha la possibilità di giocare insieme a te. È un micio decisamente orientato alle persone e socievole e stringe un forte legame con la sua famiglia umana. È anche particolarmente affettuoso e chiacchierone.
Nonostante il ridotto patrimonio genetico, il Turco Van è sano e robusto. Come il gatto d'Angora turco, ha una predisposizione alla tassia felina, un disturbo della coordinazione che viene ereditato in modo autosomico. Nella maggior parte dei casi la tassia è di natura neurologica. La ragione dello sviluppo della malattia è ignota. Il Turco Van bianco puro può essere soggetto a sordità. Tuttavia, questa anomalia non è dovuta alla razza in sé, ma alle caratteristiche genetiche degli esemplari bianchi. Uno studio condotto negli anni 70 ha rilevato come i gatti dal mantello bianco con 1 o 2 occhi azzurri siano più spesso della media colpiti da degenerazione dell'orecchio interno con conseguente sordità. Quanti anni può vivere il Turco Van? Un'alimentazione adeguata alla specie con un cibo per gatti di qualità ad alto contenuto proteico, il contatto con la famiglia umana, magari la convivenza con un altro gatto che gli faccia compagnia, e una regolare assistenza sanitaria per la prevenzione sono fondamentali e sono la migliore precauzione contro le malattie. Soprattutto se lasci il tuo Turco Van libero di scatenarsi all'aria aperta, dovresti vaccinarlo regolarmente. I vaccini per gatti contro le malattie e l'influenza felina, comunque, sono essenziali anche per il gatto domestico. Il tuo veterinario potrà consigliarti in merito e suggerirti un programma di vaccinazione adeguato. Se ben curato, il Turco Van può vivere in media 16 anni. Come prendersi cura del Turco Van in tetene impegnato? Durante l'estate, il mantello sottile e semilungo del Turco Van è praticamente privo di sottopelo e richiede poche cure. Il folto mantello invernale, invece, è adatto alla stagione fredda del paese d'origine del Turco Van. Durante questa stagione è necessario prendersi cura del pelo del gatto di tanto in tanto. Spazzolare il mantello una o più volte alla settimana riduce l'ingestione del pelo in eccesso e protegge i tuoi vestiti e i mobili imbottiti. In aggiunta, puoi somministrare al tuo micio erba gatta, pasta al malto o altri snack per l'espulsione dei boli di pelo del gatto. Ama stare aperta. Essendo un gatto attivo e con un marcato istinto predatorio, il Turco Van ama stare all'aria aperta. Se abiti vicino ad una strada trafficata o non hai un giardino, un balcone a prova di gatto con delle reti di protezione per gatti può essere un buon sostituto. Il Turco Van, comunque, può anche vivere felicemente da solo, purché tu gli offra una varietà sufficiente di attività. Un tiragraffi per gatti alto fino al soffitto gli dà la possibilità di arrampicarsi e affilare i suoi artigli. I giochi intelligenti per gatti lo aiutano a sviluppare le sue capacità cognitive divertendosi e le cannette gioco per gatti servono anche a liberare l'energia in eccesso. Attenzione acquatici. Come già detto, il Turco Van ama l'acqua. Quando il tuo pelosetto gioca in acqua, assicurati che possa interrompere il suo bagnetto in qualsiasi momento. Purtroppo a volte succede che dei gatti anneghino nei laghetti del giardino o nelle cisterne. Una tavola inclinata può permettergli di uscire facilmente dall'acqua. L'alimentazione adatta al Turco Van? Quali sono le caratteristiche dell'alimentazione adatta ai gatti? Quale tipo di dieta dovresti somministrare al tuo Turco Van per mantenerlo sano e felice fino alla vecchiaia? Sul mercato c'è un'ampia offerta di alimenti per gatti che include anche prodotti specifici per alcune razze feline. Ma anche per chi ha già esperienza con i tigrotti domestici, la scelta non è affatto semplice. Quali sono gli alimenti giusti per il tuo gatto? Indipendentemente dalla marca e dalla scelta tra crocchette per gatti o umido per gatti, gli alimenti devono soprattutto avere un elevato contenuto di proteine sane. Il gatto è carnivoro e in natura si nutre principalmente di topi, altri piccoli roditori e uccelli. Una dieta naturale per i nostri amici deve contenere circa l'85% di carne e solo il 5% di componenti vegetali, equivalente alla percentuale che si trova nel tratto gastrointestinale delle prede. Complessivamente, la pappa per il tuo amico di zampa dovrebbe essere composta per il 50-60% da proteine, per il 20-30% da grassi e per il 3-8% da carboidrati. Alimenti speciali per gatti di razza? Anche il tuo Turco Van ha bisogno di una dieta ricca di proteine, con un contenuto bilanciato di grassi e povera di carboidrati. Quindi, prima di scegliere un nuovo alimento da servire al tuo tigrotto domestico, dai un'occhiata alla composizione riportata sull'etichetta.
La carne dovrebbe essere sempre in cima all'elenco degli ingredienti, che è ordinato per quantità. Molti alimenti speciali per gatti di razza contengono ingredienti funzionali a determinate esigenze specifiche. Per i gatti a pelo lungo è meglio privilegiare gli ingredienti che favoriscono l'espulsione naturale dei boli di pelo. Evitare il sovrappeso. Il Turco Van è un gatto attivo che ha bisogno di alimenti ad alto contenuto energetico. Anche per lui, tuttavia, la castrazione, la sterilizzazione o il processo di invecchiamento possono portare al sovrappeso. Pertanto, controlla la razione giornaliera e, se necessario, consulta il tuo veterinario per sapere come far perdere peso al tuo amico di zampa. Sebbene sia originario della Turchia, l'allevamento moderno del Turco Van ha avuto inizio in Gran Bretagna. Nel 1955, durante una vacanza in Turchia, le appassionate di gatti britanniche Laura Lushington e Sonia Halliday si imbatterono in questi micioni dal mantello bianco con le tipiche macchie colorate e ne rimasero sbalordite. Dopo l'importazione di alcuni esemplari in Gran Bretagna, iniziò l'allevamento mirato della razza che conosciamo oggi. Nell'allevamento del Turco Van non sono ammessi incroci con altre razze. Questo allevamento puro fa sì che tutti gli esemplari di Turco Van discendano da quelli importati dalla Turchia. Da dove deriva il suo nome? In Gran Bretagna questo pelosetto fu inizialmente chiamato gatto turco. Successivamente la denominazione venne cambiata in Turco Van per distinguerlo dall'angora turco. Non è chiaro da dove provenissero realmente i gatti che Lushington e Halliday portarono in Gran Bretagna. Lo stesso vale per il nome Van. Potrebbe trattarsi di un'abbreviazione del nome del lago di Van in Turchia, oppure un riferimento al fatto che, durante la loro vacanza in Turchia, Lushington e Halliday viaggiavano in camper, van. Nonostante il nome, il Turco Van è diventato molto raro in Turchia. All'inizio degli anni 90, nel suo paese d'origine, esistevano solo circa 92 esemplari di Turco Van registrati. Nel 2006 se ne contavano 100. In seguito, l'allevamento di questa razza felina è stato sovvenzionato con diverse migliaia di euro e l'esportazione di gatti Turco Van è stata sanzionata con ingenti somme di denaro. Dagli anni 80 il Turco Van è conosciuto anche negli Stati Uniti e nel 1994 è stato riconosciuto come razza felina dalla Cat Fanciers Association. Da allora sono stati registrati solo poco meno di 100 esemplari all'anno, facendo del Turco Van una delle razze feline più rare negli Stati Uniti. Come già detto, per l'allevamento di Turco Van è consentito utilizzare solo discendenti degli esemplari importati dalla Turchia. Non è consentito l'incrocio con altre razze. Per una razza felina con un pool genetico piuttosto piccolo, allevare i gatti in maniera idonea è importantissimo per mantenere uno sviluppo robusto e sano. Se sei rimasto affascinato del carattere vivace e del mantello setoso del Turco Van, il primo passo da fare è quello di rivolgersi ad un allevatore affidabile. Il Turco Van è un gatto piuttosto raro e gli allevatori di questa razza sono più difficili da trovare rispetto, ad esempio, agli allevatori di Maine Coon o Persiano. Una buona idea può essere quella di rivolgersi direttamente alle associazioni di categoria. Qualunque allevatore responsabile, infatti, è iscritto ad un'associazione di allevatori. Proprio l'appartenenza ad uno di questi club è una delle caratteristiche più evidenti che distinguono un allevatore serio da un impostore. Un allevatore professionale si assume la responsabilità verso i suoi pelosetti e la loro progenie. Non si preoccupa solo del profitto. Quando si presta attenzione alla salute, ad una sana alimentazione, alle buone condizioni di allevamento e si utilizzano per la riproduzione solo esemplari testati, l'allevamento è un hobby davvero costoso. Al contrario, gli impostori propongono gatti di razza senza documenti, ma a basso costo. Non appartengono a nessun club, spesso fanno accoppiare i propri pelosetti in modo poco accorto e raramente concedono ai gattini 3 o 4 mesi con la madre e i fratellini prima di trasferirsi nella sua nuova casa. Anche i periodi di riposo tra una gravidanza e quella successiva di mamma gatta vengono spesso saltati per fare spazio alla cucciolata successiva. In questi allevamenti truffa si verifica spesso la consanguineità. Quello che viene spacciato come un affare può costare molto caro agli amanti dei gatti che si rivolgono a questi impostori.
Un turco van proveniente da un allevamento affidabile costa solitamente tra gli 800 e i 1000 euro. E voi, avete mai avuto l'opportunità di incontrare un turco van? Vi piacerebbe accoglierne uno nella vostra famiglia? Scriveteci nei commenti le vostre esperienze o curiosità. Non dimenticate di mettere un like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri contenuti. Alla prossima, amici di Lilli. Miao!